Un'estetica molto accattivante, delle colorazioni decisamente alla moda, gomme larghe. Un'e-bike molto solida e robusta per andare dappertutto e in sicurezza. Engui L20, un'e-bike bella ma soprattutto costruita bene. Basta guardare il telaio e si ha subito una sensazione di robustezza, e poi guardate la curva del telaio che è molto bassa e quindi rende l'accessibilità alla bicicletta molto facile, e questo rende accessibile a tutti la bicicletta, anche persone che magari non hanno più 20 anni, oppure persone che hanno delle difficoltà motorie, oppure magari sono solo un po' in sovrappeso. Non essendoci dei tubi da scavalcare, non occorre più salire in questa maniera, ma si accede facilmente in questa maniera ed è tutto molto più facile. Questa Engui L20 ha un motore brushless posto sul mozzo della ruota posteriore ed è da 250 watt, 50 Nm, quindi perfettamente in regola con la normativa italiana. Velocità massima 25 km/h, ma come abbiamo imparato può essere sbloccata perché in altri stati esteri le normative sono diverse da quella italiana. Forte, robusta, questa Engui L20 non è leggerissima, pesa oltre i 30 kg. L'impostazione è da BMX con questo bel manubrio, tra l'altro regolabile anche in inclinazione, con una sella particolarmente bassa adatta proprio a tutti e risulta molto confortevole. Ma quello che la caratterizza più di tutto sono le ruote, fat, belle grosse da 20 pollici, larghe 10 cm, con un bel pneumatico tassellato adatto ad affrontare veramente qualsiasi terreno. E con delle gomme così non posso non provarle in fuoristrada. Ma molto divertente. Questa e-bike è completa veramente di tutto, con i parafanghi anteriori e posteriori in metallo, un cavalletto bello robusto, due portapacchi, uno al posteriore che porta 25 kg e uno anche all'anteriore da 13 kg. Qui si carica veramente. Arriva a casa ben imballata e viene fornita con un set di chiavi per il montaggio. Ci sono anche le istruzioni, anche se solo in inglese. C'è il suo bel caricabatteria. Basta fissare il manubrio, che è appunto regolabile anche in inclinazione, montare la ruota anteriore con il suo parafango in metallo. Possiamo montare anche il portapacchi anteriore che ci viene fornito, fissare il faretto, montare la sella, i pedali, girare la chiave e la nostra e-bike è pronta. Bella e molto comoda la sella, che ha anche delle molle, inoltre è anche reclinabile così da poter estrarre meglio la batteria. Batteria che si sblocca con la chiave, che funge anche da antifurto. Parlando sempre di batteria, è da 48 volt a 13 A, quindi 824 Wh per un'autonomia dichiarata di 150 km, più verosimilmente siamo sui 100 km. Cerchi in lega d'alluminio a razze, freni sia all'anteriore che al posteriore a disco da 160 mm meccanici, molto potenti, ammortizzatore anteriore meccanico anche questo da 40 mm che può essere bloccato e si può anche regolare il precarico. Il cambio è sempre il collaudatissimo Shimano Tournai a 7 rapporti che possiamo selezionare con questo pratico comando presente sul manubrio. Il rapporto della corona anteriore è studiato per dare all'e-bike molta agilità e spunto nel traffico e soprattutto in salita, a scapito della velocità di punta. Pronti a scattare al semaforo verde.
accendere l'e-bike dobbiamo tenere premuto il tasto centrale on per qualche secondo. Abbiamo il tasto più e meno per selezionare il livello delle 5 assistenze presenti in questa L20. Poi abbiamo ovviamente l'indicatore della velocità, della carica della batteria, dei chilometri percorsi e tenendo premuto per qualche secondo il tasto più accendiamo e spegniamo il faro anteriore e posteriore. C'è anche la luce dello stop collegato ai freni. Direi ottimo. Molto belle e con buon grip le manopole. Quella di destra ha anche l'acceleratore che quando arriva l'e-bike è scollegato perché in Italia, ricordiamo, è vietato. E adesso proviamo le 5 assistenze. Assistenza 1, una bella spinta, però ecco che già agli 8 km/h si sente il motore che stacca e andiamo di muscolare. Proviamo con la 2, qualcosa di più, proviamo con la 3. Ecco, la 3 si sente sempre all'inizio un po' di spunto, ma non raggiungiamo neanche i 20 km/h. Ecco che la 4 ci porta ai 22, metto la quinta ed ecco che in quinta raggiungiamo i 25 km/h, 25 km/h perfettamente a norma. Queste gomme offrono molta stabilità, infatti la combinazione tra gomme larghe, ammortizzatore anteriore, seduta comoda con il baricentro basso e telaio robusto, rigido, trasmette molta ma molta sicurezza. Le cose decisamente cambiano se andiamo a sbloccare la velocità. Assistenza 1. Ecco che dopo una pedalata siamo già ai 20 km/h, 19, con la 2 ai 23, 25, con la 3 arriviamo ai 29, 30, con la quarta siamo ai 35 e con la quinta arriviamo ai 41 km/h, 40-41 km/h. Anche l'acceleratore può essere sbloccato entrando nel menu segreto e trasforma questa bicicletta in un vero motorino elettrico che può raggiungere i 40 km/h di velocità. Ovviamente in questa modalità in Italia si può circolare solo in aree private e l'autonomia della batteria scende a circa 60 km. Proprio divertente questa Engway L20, un'e-bike pensata e studiata anche per persone che con le bici elettriche ci devono lavorare magari tutti i giorni in città e magari trasportare anche delle cose. Mi è piaciuto molto questo telaio con questa curva bassa che aiuta l'accessibilità alla bicicletta, che abbinato agli ammortizzatori e alle gomme grosse danno veramente un senso di sicurezza alla guida. Ottimo anche il prezzo di questa e-bike completa così come la vedete. Vi lascio in descrizione il link dove acquistare l'e-bike e anche il mio codice sconto per risparmiare qualcosa. Bene, per questa settimana è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, continuate a scrivermi, a commentare e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale.